Noblesse oblige. Chi meglio di Montblanc può saperlo? Oggi vi parlo proprio di questo modello, Noblesse oblige, una penna che risale al fine degli anni 90, 1995 circa. Una penna che nasce in metallo come l'esemplare di cui vi parlerò oggi, ma che poi successivamente viene affiancato anche da modelli in resina, in lacca per così dire, con pennini anche da 14 carati rispetto a quello da 18 che invece ha proprio questo esemplare. Una linea particolare, una linea ancora una volta ispirata, guarda caso, da quel capolavoro che è la Ashtil di Aurora. Una penna sottile con il fusto regolare, facile da impugnare, il caricamento è un caricamento a cartuccia o a converter che è fornito insieme all'esemplare. E vi dicevo ancora una volta, insomma, questo Made in Italy che ispira un po' tutti quanti. Ovviamente parliamo di una penna che spezza un po' con la produzione Montblanc, perché pensando alla Meisterstück per esempio, che ha volumi e diametro decisamente diverso, questa è quella più forse anche mi viene da dire da signora, sebbene sia abbastanza lunga, quindi chiamiamola un po' unisex, perché va bene tanto nel taschino dell'uomo che non vuole portarsi appresso un peso troppo importante o avere impicci, ma qualcosa di veloce da maneggiare, semplice da impugnare, proprio come era la filosofia della Ashtil. Ma secondo me va bene anche per la sua eleganza, per questa sua semplicità, per questa linearità, anche per le nostre signore. Ho avuto modo di provare questa penna stilografica grazie agli amici per la penna, ma in realtà sono due grandi amici che l'hanno acquistata e così insomma mi hanno dato la possibilità di provarla, una stilografica che non rientra fra diciamo le mie preferite per un paio di motivi. Prima di tutto la penna in metallo non è fra le mie preferite in assoluto, e la seconda cosa per una impugnatura abbastanza rigida. Avete visto nelle immagini, è una impugnatura in plastica. Non è molto confortevole, è sottile, è vero, in linea con lo sviluppo della stilografica, anche se poi sviluppo è un termine improprio perché rimane costante, omogeneo il diametro della penna, ma non è così confortevole, quindi non è quella che adotterei per scrivere e scrivere. In realtà poi la prendo in mano e mi ci trovo molto bene. Il pennino, insomma, è al di sopra di ogni sospetto, oro 18 carati, prodotto da Montblanc, insomma non c'è tanto da girarci intorno, ma la penna risulta molto gestibile, risponde molto bene, quindi sia che voglia scrivere in piccolo, in grande, che voglia andare veloce, andare più lento, la penna risponde, quindi mi è piaciuta davvero molto. E allora ancora una volta bisogna provare, non per credere, ma bisogna provare prima di dare qualche giudizio. Insomma, mi sarei aspettato un comportamento diverso, anche una sensazione diversa, perché l'ho detto, non è il mio genere, e invece lasciamo perdere, è proprio una bella penna stilografica. Vi voglio far sentire i giri che servono per chiudere la penna una volta, per esempio, caricato il converter, che è un converter proprietario etichettato Montblanc. Sentite. Ecco qua, insomma ce ne vogliono parecchi, ma è anche vero che così facendo la penna risulta quasi un pezzo unico, ed ecco uno dei motivi per il quale mi è piaciuta particolarmente. Non so se devo correggermi, perché prima ho parlato di pennino bicolore ma mi sono confuso, quindi chiedo scusa. Il pennino è monocolore, in questo caso è un pennino in oro giallo, con una finitura fine e la gradazione fine, ma è ben realizzato, ben governabile, funziona bene anche con diversi inchiostri, perché l'ho provato tanto con inchiostri un pochettino più liquidi, meno consistenti, con inchiostri invece più oleosi, più densi, e si è comportato bene in tutte le salse, quindi davvero una bella penna stilografica.
A testimonianza della qualità del pennino, vi posso dire che man mano che scaliamo con la carta, e quindi ho provato su carte più pregiate, la qualità della scrittura aumenta, il pennino non si tira indietro e anzi mette in luce le proprie caratteristiche. Quindi assolutamente un bel colpo, una bella penna stilografica che non avevo mai provato, lo ammetto, e quindi ho avuto piacere di farlo grazie ai miei amici. A voi tutti vi lascio alle immagini se possono darvi qualche spunto in più e li invito ai prossimi video. Saluti inchiostrati.